Ciao, come si colora un figurino di moda? Te lo mostro in questo video. Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74 dove insegno a disegnare la moda anche a mano libera. In questo video ti faccio vedere come colorare un figurino di moda di un outfit di Prada. Si tratta di un completo fatto da un piumino e da una gonna a pieghe e sotto c'è un maglione. La particolarità di questo outfit è che è molto ricco di lavorazioni e di particolari, perché il maglione ha questa lavorazione a zigzag con i rombi multicolor e il piumino ha questo effetto check. Chiaramente il figurino è già preparato a mano libera. Il consiglio che ti do è di fare il figurino a matita e cominciare a impostarti i disegni di base di tutti questi motivi. Quando ci passerai sopra chiaramente poi non si vedono più, però per saperli impostare di modo che quando vai a colorare è molto più facile e non ti perdi nel disegno. In questo video faccio prima la parte della colorazione con i pantoni, quindi sarà una base unita con i colori dell'outfit. Successivamente vado a fare tutti i vari particolari. Se ti fai la base a matita di questi piccoli disegni diventa più facile, quindi primo step disegno a matita con le proporzioni del figurino, secondo step andare a individuare i motivi e quindi fare la divisione dello spazio, organizzare lo spazio non solo sul foglio ma anche sul figurino, quindi ti porti già avanti con la struttura per la colorazione. Successivamente incominciare a impostare i particolari. Io in questo disegno sono partita dal maglione e ho cominciato a fare i particolari sul maglione con i pennarelli della Stabilo, quindi la base è col pantone, tutte le lavorazioni piccole sono fatte con i pennarelli dello Stabilo per il maglione, mentre invece per il piumino in tessuto sono andata a utilizzare due tecniche oltre al pantone. Ho utilizzato un pennello con la punta molto fine e la tempera bianca. Se non l'hai a disposizione puoi usare anche una penna gel bianca, però per dare questo effetto ruvido della lana ho preferito utilizzare proprio il pennello con dei piccoli puntini con la tempera bianca, e poi l'effetto nero l'ho dato con il pennarello della Stabilo. Quando un figurino vuole rappresentare un outfit così complicato è importante fare l'effetto della stilizzazione del figurino. È chiaro che dire fare un figurino stilizzato se uno non lo spiega non vuol dire niente. In questo caso stilizzare un figurino significa andare a semplificare il disegno il più possibile, andando a togliere quello che crea confusione, lasciando solo le cose più importanti. Quindi quando tu vedi una foto che ti piace, vuoi rappresentare un look o un vestito, devi guardarla e osservarla per capire cosa è importante disegnare e cosa no. Questo è il fondamento del figurino, però poi nell'effettivo, a forza di disegnare, capisci le cose che è meglio tralasciare, perché sennò diventa un pasticcio. Quindi la semplificazione dei particolari necessaria per rendere l'idea. Sembra un controsenso, ma in realtà è molto difficile stilizzare, soprattutto quando si tratta di dei capi molto elaborati o con tante lavorazioni, o come questo che ha un check, dei rombi, un effetto zigzag. Oltretutto, quando vai a fare questo tipo di motivi ti devi sempre ricordare che il figurino deve sembrare comunque tridimensionale, quindi se c'è un effetto di check, questi quadrati, diciamo, non farli dritti, cioè farli che seguono la forma del corpo, quindi la rotondità del corpo, il tessuto che si appoggia sul corpo, e quindi questo disegno a check
tende a, diciamo tra virgolette, deformarsi seguendo la forma del corpo. Se ti interessa capire come funziona il tessuto sul corpo, come funzionano i vestiti sul corpo nel disegno, ho fatto 2 video su come fare il drappeggi e le pieghe sul figurino di moda. Ti metto il link in descrizione perché tu possa anche capire le basi. Inoltre in questo video vedi anche la colorazione con più tecniche, cioè la tecnica mista. Sul mio canale in descrizione trovi il link di questi 2 video. È un canale dove ci sono più di 200 video divisi per argomenti, per cui se ti piace colorare con il Pantone trovi la playlist del Pantone, con gli acquarelli c'è la playlist con gli acquarelli, pennarelli acquarellabili trovi anche la playlist, il disegno per chi incomincia, per i beginner, e anche qui c'è la playlist. Sempre nei link in descrizione trovi la possibilità di sostenere il canale con delle donazioni con PayPal. Se ti piace il mio stile come disegno, trovi un sacco di prodotti con il mio design nel mio nuovo shop online. Ti metto anche qui il link in descrizione. Ci sono diversi prodotti che hanno proprio il mio design. Mi fa piacere se lo vai a vedere. Inoltre e in ultimo, se ti va, mi trovi anche sui social. Ho il profilo di Patò74 Fashion Illustration, dove posto tutte le cose che porto avanti, i miei lavori e anche tutto quello che faccio su YouTube, e l'altro profilo che è proprio quello del negozio di Patò Style. Quindi se ti va, vacci a dare un'occhiata. Quindi hai a tua disposizione un sacco di tutorial. Questo è un video molto semplice ed intuitivo, come faccio sempre. Pubblico contenuti di valore tutte le settimane, quindi ogni settimana ci vediamo su YouTube. Anche questa settimana ho pubblicato questo video che parla della moda, del figurino di moda, che è l'argomento portante del mio canale. Se non mi conosci, sono Patrizia Patò74, ho lavorato tanti anni in aziende di abbigliamento, soprattutto in aziende che producono abbigliamento donna, uomo, intimo, corsetteria e anche un po' di accessori, per cui nel mio canale tratto molti argomenti che fanno parte delle mie esperienze. Inoltre ho fatto una scuola d'arte con il diploma di maestra d'arte e 3 anni come stilista, quindi ho deciso di creare questo canale proprio per trasmettere a te tutte le cose che ho imparato in questi anni nel modo più semplice e chiaro possibile, perché tu possa farlo dopo che hai guardato il tutorial, tu ti possa mettere lì a disegnare. Il mio consiglio, come ti dico sempre, è quello di disegnare, quindi più disegni, più sai disegnare. È chiaro che bisogna imparare le tecniche per disegnare. Nel mio canale ci sono un sacco di tutorial che ti aiutano a sviluppare tutti i trucchi e tutte le cose che ti servono per andare poi a creare uno stile tutto tuo. Però per riuscire a creare uno stile tuo bisogna anche che impari prima le basi del disegno e del colore, e sul mio canale lo puoi fare comodamente. Puoi guardare questi video, ce ne sono più di 200, li puoi guardare quando vuoi, dal telefono, dal computer, come ti è più comodo. Quindi ci vediamo tutte le settimane su YouTube, seguimi anche su Instagram, su questi 2 profili. Guarda nei link in descrizione perché ci trovi anche il mio shop online. Bene, vediamo questo video. Un grande saluto da Patrizia Patò74 e non dimenticare di iscriverti e cliccare sulla campanella, così rimani in aggiornamento con tutte le mie novità. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, mi fa sempre piacere e ti rispondo volentieri. Un grande saluto da Patrizia Patò74. Ciao ciao!
Bene, questo è il risultato finale, spero che il video ti sia piaciuto, scrivimi nei commenti cosa ne pensi, ti aspetto per il prossimo video, un grande saluto da Patrizia Patò74, ciao ciao!